Ciao a tutti e ben ritrovati. Finalmente siamo giunti alla terza e ultima parte di questa trilogia di video del Cammino degli Dei. Infatti, se non li hai ancora visti, ci sono altre due parti che devi vedere prima di questo video, ovvero il Cammino degli Dei parte 1 Bologna, il Cammino degli Dei parte 2 e questo è il Cammino degli Dei parte 3 Firenze. Quindi detto questo volevo ringraziare innanzitutto tutti coloro che sono arrivati fino a qui e niente, iniziamo. Buona visione. Appena arrivati a Firenze e niente, poi andremo a mangiare, iniziare a visitare. Dobbiamo trovare anche un B&B o un qualcosa. Abbiamo trovato una camera che ci hanno consigliato dei nostri amici e ci mancano l'ultimo chilometro e mezzo di cammino, dove lasceremo questi cazzo di zaini e niente, poi andremo a cercare un posto per mangiare. Inizieremo a visitare aspettando che la compagnia dell'anello ci raggiunga. E siamo usciti dall'hotel e adesso stiamo cercando il panino tipico toscano e niente, mi sa che ci avvieremo per il mercato centrale. Alla fine nella trattoria dove siamo andati non c'era il panino con lampredotto, ma ci è andata comunque bene sia un meglio e abbiamo preso le pappardelle con ragù di cinghiale e l'ossobuco alla fiorentina. E dopo esserci nutriti abbiamo iniziato a visitare. Abbiamo iniziato il giro, la cupola del Duomo era momentaneamente chiusa perché è domenica, quindi andremo a vederla domani e siamo andati a Palazzo Vecchio ed è piena di queste salette con il soffitto pieno di quadri. Ogni saletta ha un soffitto pieno di quadri e solitamente anche i muri sono coperti di quadri, è tutto intero dipinto Palazzo Vecchio. E adesso stiamo arrivando al terrazzino. Prima di uscire da Palazzo Vecchio è iniziato a diluviare di brutto e ovviamente non avevamo l'ombrello e abbiamo aspettato un po' che passasse, non passava più, allora stiamo aspettando qualche bucumprà che ci portasse l'ombrello, solo che non avevamo zero contanti, zero, e sicuramente il bucumprà non avrebbe accettato il bancomat. Allora cerco in questo preziosissimo borsello e trovo 4 di fottutissimi euro, lui me ne aveva chiesti 5 e alla fine con 4 euro ce la siamo cavati per prendere questa. E adesso finalmente stiamo tornando in hotel a prendere i Kiwi
E con Duchi comunque ci siamo lavati, perché questo cammina 1 all'ora adesso. No, Duchi, Minchia. queste manicette corte zoppo. Chi sono venuti, raga? Che cazzo sono venuti? Testa! E dopo esserci riposati un po' in hotel siamo andati a mangiare fuori con tutti gli altri. Ma non siamo andati in un posto qualunque, siamo andati all'antica trattoria da Tito dal 1913. Anche se l'esperienza a Bologna mi aveva insegnato che non bisognava fidarsi dei bar o ristoranti dove oltre al nome c'è anche la data di apertura dell'attività, perché ti spennano, infatti così sarà. In particolare perché i camerieri letteralmente ti insultano e fanno ironia spinta, e personalmente è stata un'esperienza molto divertente, ma se ci andate mai ricordatevi di non chiedere la bistecca alla fiorentina non al sangue, perché la fanno solo al sangue, e se glielo chiedete, oltre a non farvela e oltre a beccarvi gli insulti, probabilmente vi ciccano anche nel piatto, e Duchia ne sa qualcosa. Companze Paul. Vira un po' a destra. Autista, troppe Snaps. Che non si vede una sega, però va bene. Mi fa male le ginocchia, ragazzi, con calma però. Bravo Duchi. Com'è Duchi? La parte che non andavi più. Oh, che bello ragazzi. Una labbra veramente. No, yeah. Stamattina, quando mi sono svegliato, speravo ci fosse ancora il carrello sotto l'hotel, perché volevo esattamente questo. E adesso ci stiamo trasferendo in un altro hotel, e Duchi, essendo zoppo, era una sbatta andare con gli zaini eccetera, quindi meno male che il carrello ci salva ancora. Dopo aver lasciato le cose in hotel, il programma era quello di andare alla cupola di Brunelleschi nel Duomo, ma una volta giunti lì abbiamo scoperto che si doveva fare il biglietto il giorno prima o giorni prima e prenotare l'ingresso per via del Covid, cosa che noi non avevamo fatto. Quindi l'abbiamo fatto in questo momento e l'abbiamo prenotato per il giorno dopo, mentre abbiamo proseguito il nostro tour con le cose che c'erano aperte, disponibili senza prenotazione. Siamo andati a Pontevecchio.
girando ci siamo allontanati di parecchio dall'hotel e Duki, avendo il problema delle ginocchia, ha voluto offrire il taxi piuttosto che tornare a casa a piedi, visto che io a questo punto del viaggio non avevo neanche i soldi per noleggiare il monopattino elettrico. E una volta arrivati in hotel ci siamo rilassati aspettando che ci raggiungessero altri 3 ragazzi, ovvero i primi ragazzi conosciuti nel cammino al santuario di San Luca. Dopodiché siamo andati a mangiare fuori e abbiamo fatto un giro a Firenze. Ultimo giorno a Firenze, ultima notte, abbiamo dovuto cambiare hotel e decisamente molto meglio rispetto al precedente. 2,000 years later. Siamo qui per cercare di entrare al Duomo di Firenze e c'è una coda anomala, va fino alla cupoletta lì in fondo. Vediamo se si capisce. Non si vede la fine. Ci siamo quasi, dopo un'oretta di coda forse riusciamo ad entrare. Dai, dai, dai. E sti bastardi, 1, 2, 3, sono arrivati e hanno fatto circa 5 minuti di coda. Neanche. Infamoni.
quanto pare tu chi serve a qualcosa, ci ha fatto prendere l'ascensore alla Galleria degli Uffizi ed eccoci qua. Io sono l'aiuto disabili. Grazie Duchi. Niente bro, sai che puoi contare sempre su di me. Allora siamo riusciti ad arrivare in tempo sul treno per il ritorno a casa, anche se con molta difficoltà, e avevamo lasciato gli zaini all'hotel, poi siamo usciti a fare i nostri giri eccetera. Siamo usciti alle 8 circa dall'ultimo museo degli Uffizi e mi sono reso conto che magari la receptionist era chiusa e quindi noi non potevamo più entrare a prendere le valigie. Allora ho provato a chiamare l'hotel e nessuno mi ha risposto. Gli scrivo eccetera, e in tutto questo avevo il 2% e l'hotel distava a circa 20 minuti, con Duchi 30 minuti, tutti presi male che se no avevamo il treno alle 9:25, in teoria volevamo riuscire a prenderlo. Corriamo, alla fine riaccendo un attimo il telefono prima dell'arrivo che mancava l'1% e vedo un messaggio bellissimo con su scritto che la reception era aperta fino alle 10. Allora riusciamo a salire su, perdiamo tempo anche su decidendo che dovevamo prendere quello delle 10:25, non 9:25. Visto che già non eravamo tanto in ritardo abbiamo deciso di fermarci a mangiare in una trattoria. Da lì dovevo ancora prendere i biglietti, poi abbiamo fatto ritardo, allora abbiamo iniziato a corricchiare verso la stazione. In stazione ho preso i biglietti e alla fine ce l'abbiamo fatta ed eccoci qua per il ritorno. Eccoci giunti alla fine anche di questo terzo video. Vi ricordo di lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto di seguire la pagina per non perdervi i prossimi video. Infatti ci sarà anche una parte 4 dove, no non è vero, non ci sarà una parte 4, però ci sarà un prossimo video dove vi lascio un piccolo spoiler e parleremo di una giornata in Svizzera. Ma non sarà una giornata in Svizzera qualunque, quindi non perdetevelo. Con questo grazie per aver visto i miei video e spero guarderete anche i prossimi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!